Ciao a tutti e bentornati a questo nuovo episodio di Pokémon Rosso. La volta precedente siamo stati sulla crociera MNN e abbiamo battuto il nostro rivale tutto d'un fiato senza curare mai i Pokémon. Da quel momento ho fatto un po' di cambiamenti e lo noterete già nelle immagini dei Pokémon qui intorno a me, e perché mi sono preparato un po' per la prossima palestra. La prossima palestra è quella Elettro e quindi Pokémon come Pidgeotto, Butterfree non erano proprio indicati. Quindi sono andato nella grotta Diglett e ho catturato un Ductrio, livello 29. Da quella via ho detto vabbè, alleniamoli tutti fino al 29, visto che comunque nella grotta Diglett è abbastanza facile allenarli tutti. Nel tentativo di cercare un Pokémon che imparasse taglio, ho trovato Oddish e da quella via l'ho allenato un po', è diventato Gloom livello 29. Quindi questa sarà più o meno la squadra che ci porteremo alla palestra. Prima però di andare in palestra dobbiamo fare assolutamente una cosa. Anzitutto volevo evolvere Nidorino, perché penso sia il momento giusto, è livello 29 e Nidoking è sicuramente interessante da portare nella palestra Elettro. Quindi qua facciamo la nostra super evoluzione con la pietra lunare che abbiamo trovato a Monteluna. Ed è bellissimo, bellissimo Nidoking. Questo era il primo passo. Poi prima di andare in palestra ci facciamo un giretto qua delle casette, perché non l'abbiamo fatto nell'episodio precedente. In particolare partiamo con questo pescatore che dovrebbe darci un amo. A te piace la pesca? Certo che ci piace la pesca, mi piace il tuo stile. Prendi questo pesca con coraggio. Manuel riceve amo vecchio. La pesca è uno stile di vita. Dai fiumi al mare prendi il pesce più grosso e in bocca al lupo. Ok, in realtà questo amo qua ci fa pescare solo Magikarp perché noi abbiamo già alla pensione Pokémon, quindi pazienza, lo metteremo nel PC. Ok, parliamo un po' con quanta gente che ci sta in giro. Noi stiamo attenti all'inquinamento. Pare che i Grimer ci produca liquame tossico. Ok. Qua non ci sono dei Grimer però in realtà. Su questo lotto di terra costruisco un edificio. I miei Pokémon stanno spianando la terra. Ok. Quindi qua abbiamo, che Pokémon abbiamo? Un Machop. Ok. Vediamo anche questa casetta qua. Ciao, hai Spiro, vuoi scambiarlo con Farfetch? E bisogna vedere se ce l'ho Spirov. Potrebbe essere interessante questo scambio. Qua c'è un sacco di gente. Io adoro il mio Sil. Squittisce quando lo abbraccio. Anche a me piace Sil. Prima o poi lo cattureremo. Sono il presidente Pokémon Fan Club, ok. Ho più di 100 Pokémon, sono molto pignolo in fatto di Pokémon. Bene, vuoi sapere tutto sui miei Pokémon? In realtà no, però gli diremo di sì. Stupendo, allora ascolta, il mio preferito è Rapida, Shane, grazioso, carino, veloce, incredibile. Non trovi? È sorprendente, è simpatico, mi piace tanto. Se l'abbraccio quando dorme è tanto caldo e morbido, è spettacolare, fantastico. Ops, guarda, ti faccio fare tardi. Grazie per l'attenzione, prendi questo. Manuel riceve buono bici. Scambialo con una bicicletta. Non importa, il mio Firov mi porterà in volo ovunque voglia. Non ho bisogno di una bicicletta, spero che ti piaccia pedalare. Allora, se vi ricordate eravamo stati al negozio di biciclette che aveva dei prezzi fuori di testa. Con questo qui andremo a prendere gratis. Vediamo anche questa signorina cosa dice. Il presidente è un po' logorroico. Sì, in realtà ci ha parlato solo del suo adorato Rapidash. Perfetto, allora qui abbiamo la palestra. Questa casetta l'abbiamo fatta. Diamo un'occhiata anche qua. Ok.
Il mio Pidgey volerà a nord per portare una lettera a Zafferanopoli. Ok. E mi pare che sia tutto. Il centro commerciale. Cattiva che usa i Pokémon gatti criminosi, quelli del Team Rocket trafficano i Pokémon rari, abbandonano i Pokémon che non ritengono utili commerciali. In realtà tutti i Team Rocket che abbiamo incontrato usano Pokémon assolutamente scadenti, quindi chiedo che ci siano Pokémon buoni e cattivi, tutto dipende da chi li addestra. Ok. Mentre allenavo i Pokémon sono andato qui a destra, qui c'è la grotta Diglett che dopo ci passeremo, e qui c'è un prato con degli allenatori. Li ho già battuti tutti, tanto erano molto semplici, non aveva senso fare un video di 20 minuti mentre batto degli allenatori. Andiamo in palestra allora, usiamo taglio, il nostro Gloom conosce taglio e può tagliare queste bellissime piantine. Eccoci qui, parliamo con l'assistente. Aspirante campione, ha un soprannome, la gente lo chiama l'americano, l'illuminato. È un esperto di Pokémon elettrici, i Pokémon volanti e quelli d'acqua sono a rischio, fai attenzione alle paralisi. Ok, è molto prudente, dovrai decifrare un codice per arrivare a lui. Allora, innanzitutto scegliamo il Pokémon che andrà a sfidare. Allora, Ductrio chiaramente sarebbe il più semplice, il prescelto, ma siccome ci sono degli allenatori, direi che usiamo Charmeleon e Gloom e ci teniamo Raticate e Ductrio per il capo palestra. Ci battiamo questi allenatori. Un marinaio, ok, a Pikachu, va bene. Ok, speriamo veramente che non ci paralizzi. Ecco, neanche il tempo di dirlo ci ha paralizzato. Ok, un po' me la sono cercata, se mandavo Ductrio non succedeva, anche questo è vero, però pazienza. Nessun problema. Sta per usare Pikachu? No. Mentre ero nel tunnel dei Diglett speravo ci fosse qualche altro Pokémon, tipo un Sensiryu o robe così, ma non c'è solo Diglett e Ductrio. Non mi ricordavo che ci fossero così pochi Pokémon in questa versione. Ok, Marinaio è andato. Vediamo questo qua. E poi cercheremo di aprire la porta utilizzando la combinazione dei secchi. Voltorb, ok. Sonic Boom, che ci dovrebbe fare 20 danni fissi. Con 1 di vita l'abbiamo lasciato. Comunque siamo paralizzati ma non stiamo fallendo mai neanche una mossa. Magnemite. Anche qualche allenatore nel prato a destra aveva Magnemite. E ho scoperto che in questa versione non è un Pokémon acciaio, quindi non soffre braciere. È semplicemente un elettro puro. Non esisteva ancora il tipo acciaio probabilmente. Ok, dai che muore. Scottatura brucia, neanche la scottatura non fa particolarmente danno. Ok. Charmeleon sale a livello 30. Li ho tenuti al 29 perché giustamente la palestra dei mistici dice che i Pokémon ci obbediscono fino al massimo livello 30, quindi diciamo che non volevo esagerare, anche se probabilmente ho esagerato anche per questa palestra.
Ok, anche Rocchettaro è andato. Qui vediamo c'era un altro allenatore, sì, vieni qua. Un bravo gentiluomo che di solito sono anche belli ricchi. Attacco rapido, fa male. Anche noi scottiamo con un discreto raid. Mannaggia. Uno shock, mi sa che moriamo qua. Allora, direi che ci giochiamo PG8, che tanto contro il capopalestra non ha motivo di giocare. Se riesce a battere Pikachu saremo già a posto, perfetto. Anche PG8 sale a livello 30. Molto bene, vediamo quanti soldi. 1600, buono, buono. Adesso scegliamo assolutamente Ductrio, no, anzi Ductrio ce lo teniamo proprio per Raichu e mandiamo in campo Raticate, direi. Quindi andiamo acqua. Ok. Dobbiamo trovare il pulsante e poi ci sarà un secchio vicino che ha l'attivatore. Eccolo qua c'è un pulsante e speriamo che sia questo, niente. E allora si sono resettati, vuol dire che cambia anche di posto. Ok, acqua, 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 acqua. Ok. Speriamo che sia questo. Secondo lucchetto, ok, si apre la porta. Perfetto, ce l'abbiamo fatta, dai. Andiamo a battere il capopalestra elettro. Vediamo se nel bidone ha qualcosa. No. Peccato. Non ce la farai a vincere, puoi esserne certo. Devi sapere che i Pokémon elettrici mi hanno salvato in guerra. Hanno paralizzato i miei nemici, proprio quello che succederà a te. Se ne sei convinto. Ovviamente il nostro Ductrio in caso è lì pronto con Fossa che dovrebbe one-shottare tutti i Pokémon facilmente. Allora, Iperzan. Non iniziamo bene Eradicate, non ci fai fare bella figura. Scherzavo, complimenti, bel colpo. Pikachu. Attacco rapido non è un problema. E la mamma mia, che portento questo Eradicate. E qua abbiamo Raichu. Raichu livello 24. Lui usa velocità X, ma se io uso attacco rapido non è che va giù? Io mi ero preparato per una sfida emozionante, elettrizzante e praticamente abbiamo perso 7 di vita con Raticate, non è servito a niente Ductrio, ok. I Pokémon potranno volare in ogni momento. Se speciale, prendi questo. MT24. Fulmina. Certo, ce la teniamo, non si sa mai. È stato molto semplice, come dire. Veramente molto semplice. Non abbiamo neanche visto Ductrio e Gloom. In realtà Ductrio l'ho preso solo per la palestra, non ho intenzione di portarmi Ductrio tanto in giro. È un buon Pokémon, ma più di quello niente più.
Adesso andiamo a prenderci la bicicletta, visto che ci hanno regalato il biglietto. E poi andiamo a prendere Flash, che dovrebbe essere, se non ricordo male, dopo la grotta Diglett. Ok, qua c'era una piantina. Non c'era una piantina per andare su? Sì. Ok. Andiamo qua al negozio di biciclette e ci prendiamo una bellissima bicicletta gratis, solo per aver ascoltato un tizio che parlava del suo Rapidash. Direi che siamo stati parecchio fortunati. La proviamo subito. Strumenti, bicicletta. Ogni volta devo cliccare, boh, vedremo. Pokémon. Ok. Beh, è bellina l'animazione della bicicletta, però è veramente carina. Non so se la possiamo usare anche qui. Probabilmente no. Tanto non è tanto lungo, ce la caviamo in fretta. Ok. Ma anche non ce l'abbiamo. Direi che possiamo provare a catturarlo, cioè i Pokémon troppo forti per catturarlo. Proviamo così. Poteva essere un'idea anche questa. Vabbè, è entrato, perfetto, ottimo. Ottimo. In effetti questo prato qui non l'ho esplorato bene. Ok, vedere niente. Bello, sì. Dovrò passare a vedere se ci sono altri Pokémon. Davo per scontato che non ci fosse niente di interessante in realtà. Andiamo a prendere Taglio e Flash. Così vediamo anche la grotta Diglett che ho usato per allenare i Pokémon. Con lui non ho nemmeno parlato. Un tunnel fatto dei green. Ok, sì, niente di che. Qua ci sono solo Diglett di vario livello in realtà. Ecco, al 22, mi pare che il livello 12 o 14 fino al 22. Comunque si allenano bene i Pokémon qui dentro e quando capita Ductrio anche il livello 29 non è affatto male. Vedete qua 17. Infatti allenare Oddish è stato veramente semplice perché ha solo assorbimento, non ha imparato, sì, acido, ma insomma niente, ne pensavo che almeno mega assorbimento lo imparasse. Però contro i Diglett è super efficace, meraviglioso proprio. Anche perché fino al 19 non hanno neanche fossa, quindi andavano tipo di graffio, ruggito, cose molto banali. È pieno zeppo, ok. Ok. Ah, con te non ho parlato. Sono andato nel tunnel roccioso ma è buio e tetro, ci sono solo Pokémon con Flash, ok. Difatti stiamo proprio andando a cercare Flash. Qui siamo nel percorso 2, qui sopra c'è la città di Brock. Noi invece scendiamo e dovremo incontrare da qualche parte un assistente del professor Oak. Vediamo se è lui. Può lottare ma non può ancora usare mosse come taglia. Ok, le può usare, perfetto. Cerco Abra, vuoi scambiarlo con Mr. Mime? Allora, in realtà Abra ce l'abbiamo.
Dovremmo farli tutti questi scambi. Devo ricordarmi di venire con i Pokémon. Ok, facciamo taglio. Ok. Se un Pokémon impara Flash potrei andare alla volta del tunnel roccioso. Esatto. Sono l'assistente professor Oak. Se hai catturato 10 tipi di Pokémon ti darò MN5. Certo che li ho catturati. Ho catturato 25 tipi di Pokémon, non pensavo. Ok, te sei meritata MN5. Illumina anche i conicoli più neri. Ci servirà per andare nel tunnel roccioso. Vediamo se c'è qualcosa anche da queste parti. Un PS su. Qui siamo praticamente vicini a casa. Un'altra pietra lunare assolutamente ci serve. Se un giorno vogliamo farci Clefairy, facciamo un giretto qua a casa, dai. Pokémon. Potremmo mettere anche la borsa, la bicicletta in realtà. Non c'era il modo di selezionarla, no. No. Mi ricordavo che ci fosse un modo per attivarla più velocemente, ma forse mi sbaglio. Qui è Smeraldopoli. Andiamo a trovare la mamma. Alla fine ci siamo lasciati che non è tanto, già torniamo con 25 Pokémon, 3 medaglie, una bicicletta e non abbiamo chiesto un centesimo alla mamma. Direi che è un ottimo risultato. Anzi, siamo anche piuttosto ricchi, tutto sommato. Così ci dovrebbe anche curare Charmeleon, che non l'abbiamo mai curato. Dovresti riposarti un po', grazie. Ok, con questa tappa a Biancavilla direi che possiamo salutarci. Ci vediamo al prossimo episodio dove affronteremo il tunnel roccioso per andare a Lavandonia. Alla prossima puntata. Ciao!